Buongiorno a tutti, ben arrivati al nostro canale I Misteri dell'Egitto con Nobiano. Oggi sono passati già 100 anni dalla scoperta famosa della tomba del faraone Tutankhamon. La tomba di Tutankhamon che era scoperta là a Luxor, nella Valle dei Re, e che porta il numero 62. Il faraone Tutankhamon aveva governato l'Egitto per 9 anni, dal 1361 fino al 1352 a.C. Il piccolo faraone, il faraone d'oro, a causa della sua scoperta così grande, è diventata famosa la sua tomba nella Valle dei Re in tutto il mondo. Il suo tesoro anche è diventato molto famoso. La sua tomba nella Valle dei Re, una tomba molto piccola, di quasi 100 metri quadrati, e nella sua tomba si vede la prima ora del libro famoso come il libro degli Imedawat. I tesori di Tutankhamon sono già racchiusi nel Museo Egizio del Cairo, alla piazza Tahrir, e tanti oggetti erano già trasferiti per il Museo Egizio, quello nuovo che sarà a Giza, vicino alle piramidi di Giza. Uno degli oggetti più belli che noi abbiamo è il trono del faraone Tutankhamon, tutto fatto di legno laminato d'oro, come vediamo qua, il nome è scritto Tutankhaton, la figura di vertice del dio Aton, e questo era il nome secondo il dio che era stato adorato dal padre, il dio Aton. Lo schienale è molto bello, che si vede il dio Aton sta coprendo il marito e la moglie, la regina Anhesba in Aton. Se guardiamo il dietro di questo trono troviamo il nome di lei scritto come la regina, la moglie grande del marito. Uno anche degli oggetti più importanti è Anubi, lo sciacallo che mangia i caroni, allora era stato adorato da loro una volta, e si vede lo sciacallo si sta sulla sua cappella. Anche la biga da guerra era stata trovata nella tomba di Tutankhamon, come la vediamo qua, e qualche volta non erano solo i faraoni che andavano sulla biga come me. Uno degli oggetti anche belli è lo Zenet, che è un gioco molto famoso che abbiamo trovato da loro, il pugnale del faraone, i vasi canopi per tenere tutti gli organi interiori del faraone, i reni, il fegato, i polmoni, gli intestini, e tutti erano già racchiusi dentro questa forma qua, con 4 delle divinità protettrici che stanno proteggendo il corpo del faraone. Tutto stava là dentro tranne il cuore, e questa qua è la cassa canopica dove si veniva racchiuso sempre tutti gli organi interiori. La maschera del faraone Tutankhamon è un pezzo unico di tutta la nostra storia, e questa qua pesa 11 kg e rappresenta il faraone che porta il Nemes, il copricapo che portavano tutti i faraoni, con il copra all'avvoltoio sulla testa, con la barba curva. E dietro questo Nemes abbiamo dei capitoli del libro famoso come il libro dei morti, e abbiamo anche la maschera un'altra volta. La maschera adesso al Museo Egizio, è proibito fare le foto nel Museo Egizio per la maschera, anche se trova una statua che si chiama la statua del Ka, come il doppio del faraone. Si trovano i simboli reali del faraone, Heka, il simbolo del potere, Nechech, il simbolo della pace. I misteri dell'Egitto con Nobiano. Devo ringraziare tutti quelli che mi hanno fatto queste foto, perché dentro al Museo Egizio è proibito fare le foto. Allora loro che mi hanno fatto queste foto, che mi hanno portato. Adesso parliamo del sarcofago del faraone Tutankhamon, che è tutto fatto di oro massiccio, 111 kg di oro massiccio. Le pietre preziose, semipreziose, possiamo vederle, lapislazzo, turchese, corallo. C'è il copra sempre all'avvoltoio, simbolo del passo dell'Alto Egitto, e c'è il sarcofago, quello fatto di legno laminato d'oro, bellissimo. Si vede sempre la barba curva del faraone, si vede il faraone che tiene tutte le due forme del potere, simbolo del potere, Heka, che è tipo l'ancora, e l'altra Nechech, tipo la schiacciamosca. Allora, se vi interessa questo video e per non perdere i nuovi prossimi video, prego iscriviti al mio canale, condividi questo video, lascia un commento e clicca sul pulsante. E ci vediamo ai prossimi video. Grazie tanto, i misteri dell'Egitto con Nobiano.